Benvenuti nel mio canale YouTube. Con questo video voglio iniziare una serie relativa al PLC logo della Siemens. Mi era stato chiesto se potessi fare dei video su questo argomento e finalmente mi sono deciso a farlo. Mi sembra logico, doveroso iniziare con la parte introduttiva per quanto riguarda il PLC logo, anche se la stragrande maggioranza di quelli che vedranno il video ne sanno più che sufficientemente, forse ne sanno sicuramente anche più di me. Vorrei comunque iniziare per un neofita sull'introduzione al PLC logo, che è questo qua, e questo qui invece è l'ambiente di lavoro, il software, Logosoft Comfort. Vediamo qualcosa che riguarda il nostro PLC. Innanzitutto, cos'è il Siemens logo? Abbiamo diversi modelli del logo. Questo che vediamo in figura è il logo 8 1224 RCE, poi vedremo cos'è. Cosa ha questo di interessante questo modello? Ha un display, l'alimentazione 12 o 24 volt corrente continua, le uscite sono a relè. 8 ingressi sono digitali, questi sono i nostri 8 ingressi, di cui 4 ingressi sono utilizzabili anche come ingressi analogici. Ovviamente bisogna dalla configurazione dirgli quanti ingressi analogici vogliamo utilizzare, 2, 4 o nessuno. Abbiamo solo 4 uscite digitali out che sono a relè. Abbiamo una memoria fino a 400 blocchi e comunque il PLC è espandibile modularmente. Posso mettere fino a 8 componenti. Il collegamento tra il PLC e il computer o gli altri è attraverso un cavo Ethernet. Interessante che con gli ultimi modelli c'è anche un web server integrato per creare delle pagine web. La possibilità di data logger, la possibilità di avere una schedina, una memoria card, inserire una memoria una memory card SD, e per la programmazione abbiamo il Logosoft Comfort della versione 8, adesso siamo arrivati alla versione 8.3. Questo PLC è compatibile anche con i vecchi progetti creati con modelli di logo precedenti. Dove va a posizionarsi il nostro PLC logo rispetto agli altri prodotti della Siemens e della Simatic? Possiamo dire che è un microcontrollore compatto, infatti, più compatto di così, è intelligente, flessibile e ha anche la connettività integrata con il cloud. Quindi vediamo che nel nostro podio è al terzo posto. Abbiamo il logo, il Siemens S7200 e al primo posto l'S7500. Per chi conosce l'S7500 è il controllore top della gamma Simatic. Poi c'è il 1200 e abbiamo il logo. Cosa serve? Serve per compiti di semplice automazione e versatilità. Quali sono le applicazioni del logo, visto che abbiamo detto semplici programmi? Allora, il logo consente di realizzare soluzioni per applicazioni. 1. Nel settore dell'impiantistica civile ed industriale, ad esempio illuminazione a scale, esterna, tende parasole, se le lasciamo anche per la pioggia, saracinesche, illuminazione di vetrine, eccetera. Logo anche applicazioni per costruzione di armadi elettrici, apparecchiature, ad esempio per un comando di cancelli, impianti di condizionamento, pompe per acqua, meteoriche, eccetera, eccetera, eccetera. Possiamo scrivere tanto. Logo può essere inoltre impiegato per realizzare anche sistemi di automazione speciali per server e vivai. Per elaborare segnali di controllo e, una volta collegato ad un modulo di comunicazione come ad esempio AES Interface, può effettuare il controllo locale decentrato di macchinari e processi. Continuando nella descrizione delle applicazioni, per le applicazioni destinate a produzione in serie di macchinari di piccole dimensioni o apparecchiature, armadi, eccetera, eccetera, sono disponibili versioni speciali. Quali tipi di dispositivi sono disponibili per il logo? Allora, abbiamo il logo Basic che è disponibile in due classi di tensione. Quella classe 1 minore di 24 volt, cioè può essere alimentato a 12 volt corrente continua, 24 volt in continua, 24 volt in alternata.
La classe 2 sono quelli con alimentazione superiore a 24 volte, può essere 115 fino a 240 volte in AC/DC, che non è un gruppo musicale. Poi abbiamo il logo Basic, è disponibile ancora in altre due versioni, per così dire. Sia la classe 1 può avere il display con 8 ingressi e 4 uscite, o senza display, che si chiama logo Pure. Sempre 8 ingressi, 4 uscite. Dicevamo prima, semplice logo, basic, ma possibile di espansione, aggiungere altri moduli. Si possono espandere fino a 8 moduli di base. Si possono espandere anche con controllori SIMATIC, dispositivi HMI e anche dispositivi Modbus, TCP/IP. È possibile anche espandere, come trovate letto, come si può leggere, la configurazione del logo utilizzando moduli di comunicazione come CMR, CMK per l'interfacciamento con il mondo del KNX. Ecco qui una tabella riassuntiva, alcune versioni disponibili. Logo 1224RC, che è quello là che abbiamo detto prima, può essere alimentato a 12 a 24 volt corrente continua, 8 ingressi digitali, 4 uscite relè. 4 uscite relè significa che il carico che possiamo collegare può arrivare possiamo collegare un carico fino a 10 A. Il logo 24 senza RC sono sempre 24 volt, ma sono con uscite a transistor. Gli ingressi sono sempre uguali. Le uscite sono sempre 4, ma a transistor, quindi con il carico che possiamo utilizzare alle uscite è solo meno di mezzo ampere. Poi abbiamo il logo 24 RC con 810 AC e DC, con 8 digitali, con 4 relè, 10 ampere, e poi c'è questi altri modelli. Vi lascio un po' di tempo per leggerli da soli, o eventualmente tornare indietro col video, non succede niente. Configurazione massima del logo. Come dicevamo prima, comunque la configurazione massima, aggiungendo tutti i moduli che vogliamo, non può superare 24 ingressi digitali, 16 uscite digitali, 8 analogici ed uscite analogiche. Uno potrebbe pensare, bene, allora visto che il mio logo basic che ha 8 ingressi e 4 uscite, allora faccio un altro modulo di 4 ingressi, 8, 12, 16 più 8 fa 24, ma guarda, vogliamo esagerare, ne metto un altro da 4. No, massimo sono 24 ingressi. Per quanto riguarda le uscite, lo stesso. Ecco, qui c'è una configurazione tipica con 4 moduli digitali e 3 moduli analogici, ad esempio, ma l'importante è tenere presente queste caratteristiche. Questo è un esempio di configurazione comprendente più moduli, anche se non raggiunge il massimo. Vediamo che sono il modulo principale e altri 3 modulini. Questo qua sono le uscite, perché le uscite digitali, un modulo originale di 4 più l'altro modulo di 4. Questi sono gli ingressi analogici e questi qua invece sono gli ingressi digitali. Collegamento per l'alimentazione del logo. Per il logo logo di direct current, cioè corrente continua, L il positivo, M il negativo, e questi qua sono i nostri ingressi. La protezione confusibile di sicurezza, se richiesta, consigliata, sono queste le caratteristiche. L'alimentazione con corrente continua in questo modo. Per picchi di tensione utilizzare il variastore Move con tensione di lavoro superiore di minimo 20%. Nota interessante, il logo è un dispositivo con isolamento di protezione per cui non è necessario collegare un conduttore di messa a terra. Vediamo invece gli ingressi e le uscite. Allora, il collegamento del logo con uscita relè, che è quello che è a mia disposizione, che ho a casa. Ecco, da questo qua gli ingressi, che siano sensori o che siano fine corsa, il sensore all'ingresso ha il positivo, l'uscita del sensore va collegato ai vari ingressi. Le uscite, qui ho portato, vedete,
n, e qui va portato il più. Per quanto riguarda le uscite a transistor, invece, solo perché gli ingressi sono uguali, queste qua sono la modalità del collegamento di un carico al logo con uscite a transistor, ricordandoci che il carico massimo può essere di 0,3 A. Il software di programmazione del nostro logo si chiama Logo Soft Comfort. Adesso siamo arrivati alla versione 8.3. Alcune caratteristiche interessanti: ha un'interfaccia grafica, come possiamo vedere, sia offline, che ci permette di programmare come schema contatti, ladder diagram, oppure in schema logico function block diagram FBD. Possiamo fare una simulazione del programma di comando, ovviamente, così come con il PLC Siemens, il 1200 o il 1005. Possiamo generare una stampa, possiamo memorizzare i dati, ovviamente, sul nostro disco fisso o, visto che abbiamo la schedina SD, su un altro supporto. Ovviamente c'è anche il comando per trasferire il programma, che altrimenti ci rimane dentro il nostro PC, il comando da logo al PC o dal PC al logo. Possiamo avviare ed arrestare il nostro PLC direttamente dal nostro software. Possiamo fare anche del test online per visualizzare i cambiamenti di stato durante l'esecuzione, durante il processo. Ovviamente ci sono molte altre funzioni, ma non è il momento di parlarne. Quali sono i linguaggi di programmazione a disposizione? Ci permette di 3 tipi di linguaggi. Il primo è lo schema contatti, che viene conosciuto anche come ladder diagram o anche LD o LAD. Schema logico, function block diagram, FBD. Poi c'è una funzione personalizzata usata user defined function, UDF. Allora, a quali utenti è dato il ladder diagram, il LAD? Agli utenti che hanno dimestichezza con i programmi di comando, con schemi elettrici. A quali utenti è dato invece l'FBD? A chi ha dimestichezza con i box logici dell'algebra booleana. E l'UDF? UDF è uno schema logico circuitale di un gruppo di blocchi funzionali. Può essere usato come un blocco funzionale in FDB. Cioè, in pratica cos'è? È un metodo molto pratico per gestire la logica dei programmi, costituita da un gruppo di blocchi funzionali. Può essere utilizzato in diversi punti dello stesso programma di comando o in programmi diversi. Con l'UDF così si evita di copiare e incollare più punti lo stesso set di blocchi, generando una logica di programma più leggibile con un minor numero di linee di collegamento. L'UDF infatti permette di apportare modifiche a tutte le occorrenze dello schema logico in un solo punto. Mi sembra che sia una cosa eccellente. Vediamo come comunica il logo. Ovviamente il nostro software all'interno del nostro PC. Una volta che abbiamo fatto il nostro programma, possiamo collegarci ad esempio al logo 1224 quelli del tipo OBA0 o OBA6 attraverso un cavo per il PC. Se invece abbiamo OBA7 e OBA8, abbiamo bisogno di un cavo Ethernet con interfaccia Ethernet. Bene, questo è tutto per quanto riguarda il primo video di questa serie. Come dicevo, mi sembrava doveroso iniziare con questa parte descrittiva dell'hardware logo e del software. Vi ringrazio per la visione del video. Se volete seguirmi, nel mio canale ci sono moltissime altre cose come PLC S7 1200, con moltissime altre cose. Quindi vi do l'appuntamento al prossimo video.